A questo punto cerchiamo di capire come funziona l'inserimento, quindi di quel bell'attributo che ci ha fatto, quindi che ci ha giustificato la creazione della tabella di appoggio. Quindi questo qui era la data di iscrizione, ok? Guardate, a questo punto che cosa succede? La data di iscrizione potrebbe essere la data di iscrizione, oppure, guardate, possiamo aggiungerne anche un altro, oppure un codice univoco, ok? Possono essere due elementi fondamentali che ci giustificano effettivamente la creazione di una tabella di appoggio che non abbia, ovviamente, il nome che metta in comune i due elementi, quindi le due tipologie di entità che abbiamo a disposizione. Guardate, vi faccio vedere. Quindi qui sotto come si trasforma la nostra entità. Qui la possiamo chiamare effettivamente iscrizione, ok? E quindi a questo punto cosa succede? Guardate, vado ad effettuare quindi la creazione, ok, di questa nuova tabella. Riprendo esattamente quello che avevamo prima, ok? Quindi studente esame adesso si chiamerà iscrizione e qui di fianco, immaginatevi che ci sarà sicuramente un elemento che si chiama la data di iscrizione, data iscr, e poi di qua il codice dell'iscrizione. Quindi la nostra tabella ovviamente si comporrà in questo modo, ok, con degli altri elementi fondamentali. Guardate, vi vado a prendere una data di quelle di esempio, giusto per effettuare un po' cioè un po' di popolamento. AB1234, sempre la stessa identica situazione, AB1235 e così via, ok? Quindi guardate, vi faccio vedere come si va a determinare questa tipologia di elemento, quindi come andiamo a creare questa tabella. Mi riprendo per comodità, ok, tutto il codice e vado a modificare, ok, quindi tutto il codice della parte ovviamente di DDL, vado a modificare soltanto la tabella studente. Perché? Perché tecnicamente sono le stesse identiche cose. Guardate, questo qui sarà 06 scuola, gli cambio il nome del database e l'unica cosa che andrò a modificare qui dentro è che vado ad aggiungere due nuovi elementi. La data iscr, che sarà un datetime default current timestamp. A che serve questo elemento? Serve perché quando vado a creare un nuovo elemento su iscrizione, ok? Effettivamente che cosa vado ad effettuare? Non serve che devo suggerirgli la data, ma deve definirla lui, ok? Nel momento, nell'istante preciso in cui la query viene eseguita, ok? E quindi cosa succede? Qui sotto vado a creare anche un codice univoco che viene eseguito, quindi che viene generato in maniera totalmente automatica da una funzione di MySQL che genera una stringa abbastanza lunga che ovviamente non ha possibilità di collisione, che serve ad identificare un codice univoco specifico per ogni singolo elemento e anche legato ovviamente al tempo, quindi all'istante in cui viene generata l'operazione. Allora, per eseguire questa operazione che cosa andiamo a fare? Utilizziamo un char, ok, di 36 caratteri, ok? Perché tecnicamente sappiamo che esprime esattamente 36 caratteri, quindi non lavora a fisarmonica. Poi faremo un approfondimento riguardo proprio le tipologie di dato in MySQL. E quindi che cosa gli facciamo? Sarà un not null, guardate, e il valore di default, ok, sarà una funzione di MySQL che si chiama UUID, ok? Che cosa succede? Lui cercherà effettivamente, quindi ogni volta che effettua la nostra operazione, effettuerà quindi una composizione di questo genere. Allora, guardate, l'idea fondamentale è che la struttura della nostra tabella rimane praticamente questa, ok? Però che cosa succede? In questo caso si tratta effettivamente di una entità, ok? Un'entità di solito deve avere, per il discorso che facciamo inizialmente, una sua primary key, ok, assegnata in maniera univoca, ok? Perché? Perché finché si tratta di una tabella di appoggio effettivamente non ci abbiamo problemi, ok? Ma adesso iscrizione è effettivamente una nuova entità, quindi per essere compatibili con i discorsi relativi all'unicità, comunque sia alla creazione di un descrittore di chiave univoco, che cosa dovremmo fare? Dobbiamo dirgli che c'è un'iscrizione
id, che è un integer primary key auto increment. E in questo caso ci togliamo il pensiero. Però guardate, qui sotto ce ne sono due primary key definite, non è possibile effettuare questa operazione e quindi questa primary key si ritrasforma in una unique, ok? Perché? Perché tecnicamente deve rispettare le stesse identiche, gli stessi identici discorsi che avevamo fatto che avevamo fatto prima, quindi nella fase iniziale. Però, ok, la sua primary key sarà totalmente indipendente dalla nostra tipologia di operazione. Quindi effettuiamo il run, ok? Tutto quanto è andato a buon fine, ok? A conferma di ciò, guardate, vado a fare sempre un reverse engineer, vado ovviamente non più su lezione 05 scuola, ma su lezione 06, eseguiamo, e quindi guardate, stessa identica situazione di prima. Se vi ricordate, ce l'ho aperta ancora qui, facciamolo in maniera compatibile, questo è studente esame e questa è iscrizione, guardate, queste sono le chiavi che si identificano, ok? Dall'altra parte era la stessa identica cosa, è soltanto che adesso abbiamo qualche campo in più. Proviamo allora a questo punto a fare un po' di, ovviamente di DML, vado sempre a riprendere le stesse identiche informazioni che avevamo nell'esempio di prima, ok? È soltanto che, dato che quei campi si popolano in automatico, non ci serve più fondamentalmente specificare ogni singolo elemento. Questo studente esame si chiama iscrizione, ok? Tanto i campi, guardate, questo codice non possiamo metterlo null, ma effettivamente ha un valore di default. Proviamo un po' a vedere se tutto funziona. Lo studente è andato a buon fine, l'esame è andato a buon fine, guardate, l'iscrizione è andata anche a buon fine, perché c'è un valore di default se noi lo definiamo come null. Ci siamo? E allora a questo punto, guardate, la cosa un po' più interessante in questo caso qual è? È quella di fare una select star from iscrizione. Vediamo come si è popolata. Guardate qui. C'è un'iscrizione ID totalmente indipendente, c'è uno studente RIF ed esame RIF che hanno comunque l'on delete cascade, quindi non ci dobbiamo preoccupare di eventuali vincoli di integrità referenziale dall'altra parte, e poi questa è la data di iscrizione popolata in automatico, ok? E sono quasi istantanei gli inserimenti, quindi per quello che ci sono gli stessi secondi, e questi sono dei codici univoci fondamentalmente che vengono generati a seguito, ok, del nostro inserimento. Ok? Quindi se ci fate caso c'è sempre qualcosina che cambia in ognuno di questi. Ok? Quindi non c'è nemmeno bisogno di definirli come unique perché per definizione gli universal identifier, ok, si riportano dietro ovviamente delle definizioni che sono proprio di non collisione. Allora a questo punto che succede? Ribadiamo, rifacciamo un attimo il giro, ok? Cerchiamo di effettuare una select rispetto a tutti quanti gli elementi. Guardate, voglio fare un inner join tra studente ed esame, ok? Portandomi dietro anche il codice di iscrizione. Quindi select star from studente, tolgo questa qui sopra, ovviamente me lo riepilogo perché voglio vedere tutti quanti gli studenti iscritti, ovviamente join key, beh ovviamente dovrò effettuare il collegamento tra studente ID e studente RIF, ok? Per avere un approfondimento di questa operazione vi rimando a un paio di lezioni fa, ok? Che cosa facciamo? Join key iscrizione. Su quali campi? Select star from studente, perdonatemi, me lo sono portato dietro un po' troppo a fondo. Eccolo qua. Su quali campi? Bene, la tabella di partenza studente ha sicuramente lo studente ID, che sarà uguale ovviamente a iscrizione.studente RIF. Questa operazione ci genera ovviamente l'unione di queste due tabelle. La prima tabella si ferma qui, la seconda tabella è quella gigantesca che adesso è iscrizione, che si ferma da quest'altra parte. Ed adesso vado a saltare, quindi faccio il secondo salto su esame. Join esame on iscrizione, che è la mia tabella di partenza, punto esame RIF, uguale a che cosa? A esame.esame id. Eseguo questa query ed ecco qui fondamentalmente tutta la mia query scusatemi, tutta la mia tabella gigantesca, questa è la nostra informazione. Se voglio fare un po' di tracciamento posso dire che, scusatemi, un po' di proiezione, voglio soltanto il nominativo,
ok? La matricola, poi la data di iscrizione, come as utilizzo un alias data iscrizione, così me la scrivo un po' meglio, il codice univoco e poi il titolo e la data esame as data esame. Ok, effettuo questa proiezione e mi ritrovo la tabella ovviamente più pulita con ovviamente il nome del campo che è un po' più gestibile, comunque sia human readable. Perfetto.